Benvenuto su Black & Wire. Oggi ti mostro come realizzare 3 lettere A, B e C. In realtà con queste 3 puoi capire bene come realizzare tutte le altre, perché ci sono dei passaggi chiave che sono adatti a qualsiasi lettera. La cosa particolare che mi interessa è farti vedere come realizzare anche la solina all'interno della lettera stessa, così da poter realizzare un ciondolo, farci una collana, un bracciale, quello che vuoi. Non a caso ho utilizzato il filo di ottone perché è molto duro, è un filo da 1,5 mm che a quanto pare è difficilissimo da trovare. Io l'ho acquistato su Amazon diversi mesi fa, ti lascio il link qua sotto e ti ricordo che tutti i link qua sotto, se sono di Amazon, sono affiliati, quindi se acquisti da quel link mi arriva una piccola percentuale e sosterrai questo canale. Detto questo, volevo dirti appunto che utilizzando il filo di rame risulterebbe un po' più difficile, come sarebbe più facile la lavorazione, ma poi la resistenza sarebbe molto minore. Un'altra cosa importante: le lettere sono alte 1,5 cm, cioè molto piccole. Questo è sempre per dare maggiore resistenza al ciondolo, quindi volevo specificare queste due cose. Se il video ti è utile, lascia un mi piace e iscriviti al canale per non perderti altri tutorial. Per realizzare le lettere abbiamo bisogno del filo da 1,5 mm di ottone, un supporto con il diametro di 12-13 mm, pinze piane, tronchesi, pinze tonde, una lima e 1 cm. Inizio prendendo il filo da 1,5 e realizzo con le pinze a punta tonda un ricciolo, così. Ora, visto che voglio che l'altezza della lettera sia 1,5 cm, dalla base del ricciolo prendo la misura di 1,5 cm e con le pinze tonde, in questo modo, vado a piegare il filo. Così. Quindi al momento ho questa forma, ho fatto il ricciolo, sono salita per 1,5 cm e poi sono scesa facendo questa piega. Ora vado ad allargare un po' il filo, così, per dare appunto la forma della A, e all'altezza della base del ricciolo vado a prendere con le pinze tonde e vado a fare un cerchietto. In questo modo. Ora taglio il filo e vado a sistemare. Ora con la lima vado a pulire questo ricciolo, quindi con la lima faccio così. Farlo in aria è difficile, comunque farò così. Vado a pulire anche questa punta. E se non è unito bene vado a spingere ed ecco la nostra. In realtà qua c'è una piccola ammaccatura, quindi la vado a pulire. E l'anellino lo andrò a inserire qui. Con la B stessa cosa, iniziamo con il ricciolo
1,5 cm vado a creare la solina. Questa volta vado a piegare il filo in questo modo, così, e adesso tenendo le pinze tonde, tenendo il filo con le pinze piane, vado a piegare il filo così, quindi sto sfruttando tutti i piani possibili. Eccolo. Ora vado a creare la prima gobba della B. Io lo faccio a mano libera, ma se ti vuoi aiutare con un supporto ovviamente va benissimo. Adesso tengo di nuovo fermi i fili con le pinze e vado a piegare per incastrare il filo alla base. A questo punto faccio la pancia. Devo passare sopra così che viene meglio. Stringo di nuovo il filo alla base. Stavolta posso tagliarlo. Anche in questo caso con la lima vado a sistemare tutte le parti sporgenti e soprattutto le ammaccature che ho fatto con le pinze. Per l'ultima lettera mi aiuto con un supporto. Vado a creare la C, ma parto dalla fine. Questa è la C, quindi vado a realizzare un piccolo ricciolo qui della C. In questo modo, spero si veda, sì. Ora a questo punto taglio a 1 centimetro, perché questa parte qui sarà la mia asolina. Ecco. Ora sistemo la C come più mi piace. Ecco qua le letterine. Adesso vado a metterci gli anellini. Ecco qua le lettere. Sulla A già ho messo un anellino. Ecco.
eccolo. Quindi come hai visto è abbastanza semplice, puoi ovviamente fare tutte le lettere che vuoi, l'importante è che ti ricordi di fare la maglia da cui poi andrai ad allacciare l'anellino. Spero che il tutorial ti sia piaciuto, fammelo sapere tramite un mi piace e soprattutto iscriviti al canale per non perderti altri tutorial. Ciao, a presto! Per realizzare le lettere abbiamo bisogno del filo da 1,5 mm di ottone, di un gatto, no, il gatto no,